Sono sempre affascinato da come riceviamo informazioni limitate. Il nostro cervello filtra infatti miliardi di informazioni tramite i sensi per restituirci una versione semplificata della realtà. Ma ovviamente non finisce qui. Non soltanto filtrata, l'informazione viene anche interpretata a seconda del contesto in cui viene proposta. Pensa proprio a questo video che stai vedendo ora. Lo stai vedendo in una cornice. Ti arrivano solo determinate informazioni. Ad esempio, non vedi bene lo sfondo, non sai dove mi trovo, non sai di che colore porto i pantaloni o addirittura se proprio li porto. Questa è da tagliare. E alla fine di questo video avrai la tua interpretazione del messaggio che voglio comunicare. È normale, è così che funziona. Facciamo un altro esempio. Ricorda l'ultima volta che qualcuno ti ha tagliato la strada in maniera pericolosa quando stavi guidando. Dopo la quasi obbligatoria sequenza di imprecazioni, potresti pensare che il mondo è pieno di pirati della strada, è pieno di gente pericolosa. Proviamo ora invece a incorniciare la situazione in maniera anche solo leggermente diversa. Chi ti ha sorpassato ha appena ricevuto una brutta notizia ed è per questo che sta correndo. Che sia vero o meno, questo modo di incorniciare la situazione genera una percezione totalmente diversa dell'accaduto. A questa pratica si dà il nome di framing, che è una potente tecnica di comunicazione. Vediamo in questo video 3 esempi di framing che potrai utilizzare in ambito immobiliare. Ma prima di iniziare lascia che mi presenti. Guido Spanò, investitore immobiliare. Su questo canale troverai tutto quello che ti serve per fare operazioni immobiliari esclusivamente sul libero mercato. Partiamo subito col punto numero 1. Inquadra la proposta. C'è una vecchia storia di come un prete novizio chiede al padre superiore: «Padre, posso fumare mentre prego?» E il padre superiore rispose con una bella e lunga ramanzina. Un altro prete fece la stessa domanda, ma leggermente diversa. «Padre, posso pregare mentre fumo?» E il superiore gli fece i complimenti per la sua devozione. Il modo in cui poniamo una domanda può fare una differenza enorme. Tempo fa ero in agenzia per portare una proposta di acquisto in cessione di preliminare. Se non conosci la cessione del preliminare, è una tecnica che ti permette, dando soltanto una caparra, di acquisire l'immobile senza doverlo pagare per intero. Chiaramente questa è una semplificazione. Se vuoi approfondire, ti invito a guardare il video che trovi sopra oppure in descrizione. Nell'offerta, oltre alla caparra, proponevo 9 mesi per avere il tempo di ristrutturare l'immobile e poi rivendere. Mi ricordo che in questa situazione ricevetti una decisa resistenza da parte dell'agenzia immobiliare. La gente mi rispose che era troppo tempo e iniziò ad elencarmi una sfilza di dubbi. Riformulai allora la proposta in maniera leggermente diversa. Avrei sicuramente comprato io l'appartamento e chiedevo, quasi come una cortesia, di poter procedere con i lavori in modo tale da finirli il prima possibile. Il contenuto della proposta era quindi lo stesso: poter fare i lavori senza dovermi intestare l'immobile. Osservai in questa seconda formulazione che l'agente immobiliare risultò molto più morbido nel portare poi la proposta al venditore. Che cosa era cambiato? Soltanto un modo leggermente diverso di porre la domanda. Nel primo framing era presente incertezza, mentre invece il secondo framing era maggiormente incentrato sulla certezza. Nella prima domanda il venditore avrebbe maggiormente percepito il rischio legato ad un'operazione di investimento e questa percezione era stata anticipata dall'agente immobiliare. Nel secondo la percezione era più quella di una compravendita standard, in cui l'acquirente chiedeva soltanto di portarsi avanti con i lavori. Il contenuto dell'offerta era quindi lo stesso, ma il modo in cui veniva percepito completamente diverso. Passiamo ora all'esempio numero 2. Inquadra come ti poni.
Questa volta il framing riguarda te stesso, il modo in cui ti poni nei confronti dell'agenzia immobiliare. Ad esempio, a volte ti potrà capitare di parlare con agenzie che si fanno le operazioni da sole. È una verità con cui, volente o nolente, purtroppo prima o poi dovrai fare i conti. Trovi sopra in descrizione un mio video che parla dell'argomento. Se ti proponi come investitore immobiliare caccia di operazioni, potresti essere semplicemente visto come un concorrente e sarà allora ben difficile instaurare una collaborazione. Perché non inquadrare allora la situazione in maniera diversa? Se ne hai possibilità, proponiti di finanziare le loro operazioni immobiliari. Potrebbero avere tra le mani operazioni in cui hanno bisogno di finanziatori, oppure coinvolgerti in operazioni che non sarebbero in grado di fare da soli. Un'agenzia mi chiese di partecipare a quella che riteneva essere una buona operazione immobiliare. Da sola, però, non l'avrebbe mai fatto. L'immobile andava totalmente ristrutturato e l'agenzia non voleva imbarcarsi in una ristrutturazione difficile. Un'altra agenzia chiese di partecipare alle mie operazioni immobiliari. Anche in questo caso, quindi, capisci il contesto e inquadra da subito come porti agli occhi dell'agenzia. E per finire passiamo all'esempio numero 3. Inquadra il vantaggio. Un errore che vedo fare sempre all'inizio con le agenzie è quello di dettagliare, descrivere solo le proprie esigenze di investitore immobiliare. Ad esempio, sto cercando un bicamere da ristrutturare in questa zona che abbia un prezzo massimo di X euro. Niente di sbagliato, per carità. Il problema però diventa parlare solo ed esclusivamente delle tue esigenze, quando invece dovresti inquadrare da subito esclusivamente quali sono i vantaggi per l'agenzia. Spostare quindi i riflettori sull'agenzia, che in caso di segnalazione riceverà da te una commissione in acquisizione e una commissione in rivendita, che porterà le sue commissioni da 2 a 4, 2 quindi da parte tua, una da parte del venditore e una da parte dell'acquirente finale, che raddoppierà esattamente i suoi guadagni, che fare 5 operazioni immobiliari con te equivale a guadagnare ben 20 provvigioni. È importante calcare la mano sui vantaggi che l'agenzia avrà collaborando con te, poiché non tutte le agenzie vedono il potenziale vantaggio economico di una collaborazione di questo tipo. È necessario quindi inquadrare subito come questa nascente collaborazione sia estremamente proficua per tutte le parti coinvolte, specialmente l'agenzia immobiliare. Utilizzare il framing in maniera efficace può trasformare quella che all'apparenza potrebbe apparire come una normale conversazione in un potente strumento di persuasione e comprensione. Come abbiamo visto con questi esempi, piccole modifiche nel modo in cui presentiamo le informazioni oppure noi stessi possono creare enormi differenze nell'impatto che vanno a creare e nell'efficacia del messaggio che vogliamo comunicare. E se invece vuoi una situazione in cui veramente ho sbagliato a inquadrare tutto, ti invito a guardare il video che trovi sopra, metti like, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Come sempre ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video immobiliare.